Benvenuti alla seconda puntata di TG Spazio, un podcast dove parlerò delle principali notizie e indovinate di che cosa? Delle tecniche con cui potete fare una seconda entrata comodamente da casa. No, non è vero, non sono un fuffaguru e quindi parlerò di spazio, cercando di renderlo fruibile anche a quelle persone che vogliono rimanere aggiornate su un tema affascinante e complesso su cui magari ancora sanno poco. Io sono Jonathan Roberts, fondatore di Panda Scienza e quindi iniziamo! Parliamo di SpaceX e della Ship 39. L'azienda di Elon Musk ci ha abituati a iterazioni velocissime. Esplode, massimo possibile, delle componenti del lancio. Per questo la NASA è molto preoccupata. Avendo firmato un contratto per Artemis 3, che ricordiamolo è già in un ritardo mostruoso, non metteranno mai degli astronauti su un veicolo che non ha dimostrato un'affidabilità totale, in ottica di missioni su Marte o missioni umane sulla Starship. E se SpaceX arranca, è chiaro che i competitors si sfregano le manine in stile Mr. Barnes in una classica puntata dei Simpson. Ad esempio Blue Origin, l'azienda di Jeff Bezos, ha più volte dichiarato che sta lavorando ad una versione modificata del suo lander lunare, Blue Moon, per accelerare le operazioni ed eventualmente soppiantare HLS come protagonista del prossimo allunaggio. Perché è di fondamentale importanza ricordare che tutto questo non si fa per la gloria, in ballo c'è molto di più. La nuova corsa alla Luna, in cui l'antagonista, per così dire, questa volta non è l'Unione Sovietica, bensì la Cina, decisamente lanciata ad arrivare prima rispetto all'Occidente. Oltre al prestigio, c'è anche la prospettiva dello sfruttamento delle risorse lunari, terre rare, metalli ed anche il famoso Elio 3, utile per le centrali a fusione nucleare. Occhio quindi verso le aree più appetibili del nostro satellite, come ad esempio quelle vicino ai poli, dove è stata confermata la presenza d'acqua sotto forma di ghiaccio, fondamentale per le attività umane. Passiamo ad una notizia che proviene dall'Agenzia Spaziale Europea. Sebbene sia noto che non tutte le ciambelle riescano col buco, a volte un imprevisto può trasformarsi in un qualcosa di positivo, diciamo un'opportunità. È quello che sta accadendo alla missione Comet Interceptor. Doveva volare in coppia con la missione Ariel, ma un ritardo di quest'ultima rischiava di tenere la sonda a terra per anni. L'Agenzia Spaziale Europea ha quindi deciso di cambiare strategia, regalando alla missione un vero e proprio upgrade in termini di potenza e flessibilità. Praticamente, la Comet Interceptor ha vinto un biglietto in business class, visto che partirà a bordo di un Ariane 6 in configurazione 6.4, quindi con 4 booster laterali a propellente solido invece dei classici 2, condividendo lo spazio di carico con un satellite per comunicazioni, già nel periodo tra il 2028 e il 2029, rispetto al 2031 come previsto inizialmente. Questo cambio di piani però si tradurrà anche in un aumento della capacità di manovra della sonda, che aumenterà il suo delta V da 600 a 1000 metri al secondo, come annunciato dall'ESA, potendo tra l'altro portare anche più carburante nei suoi serbatoi. Questo è fondamentale per aumentare le chance di riuscita della missione. La sonda dovrà infatti raggiungere ed attendere nel punto lagrangiano L2 l'arrivo di una cometa di cui ancora non si conosce nulla, proveniente dai confini del nostro sistema solare. Con la nuova configurazione di missione, le probabilità di un fallimento nell'intercettazione del bersaglio scendono dal 20 al 10%, un miglioramento netto a favore delle due minisonde, una delle quali fornite dalla JAXA, l'agenzia spaziale giapponese, che cercheranno di scoprire di più sulle comete che fanno degli interrail nel nostro sistema solare. Torniamo negli Stati Uniti, perché il traffico lassù sta per diventare infernale. La FIA, l'ente federale americano per l'aviazione, ha appena dato il via libera a SpaceX per schierare altri 7600 satelliti Starlink di seconda generazione. Sì, 7600. Per darvi un'idea, prima di Elon Musk, l'umanità aveva lanciato circa 8000 satelliti in tutta la sua storia. Lui ne vuole piazzare altrettanti nei prossimi anni. L'obiettivo è sempre solito: portare internet ovunque e super veloci. Ma c'è un lato oscuro: il problema dell'affollamento delle orbite basse sta iniziando a diventare una cosa seria. Il traffico sulle nostre teste non solo mette a rischio gli stessi satelliti che condividono lo spazio ad una determinata quota, ma anche ad esempio la Stazione Spaziale Internazionale e dei veicoli in partenza dalla Terra. Abbiamo già visto satelliti Starlink cadere e bruciare nell'atmosfera, tecnicamente è previsto che lo facciano. Ma siamo sicuri al 100% che si disintegrino completamente senza che nessun pezzo arrivi nel giardino di casa nostra? Con migliaia di rientri previsti ogni anno, i modelli al computer non bastano più. Ci serve un monitoraggio costante, che comunque già avviene, e soprattutto nuovi dati. Consideriamo che non c'è solo SpaceX con Starlink, ma anche Amazon con il suo progetto Amazon Leo, che prima si chiamava Project Kuiper. E se vi ricordate, la settimana scorsa ne ho parlato, anche i cinesi sono in corsa per lanciare 2 costellazioni di satelliti per comunicazione e internet.
Parliamo di qualche decina di migliaia di satelliti lanciati nei prossimi anni, a un ritmo esponenziale che acuirà sicuramente il problema del traffico in orbita. Ed è qui che l'Europa gioca la carta della scienza pura. L'Agenzia Spaziale Europea ha approvato una missione che sembra uscita da un film d'azione. Si chiama Draco. Draco è un satellite unico nel suo genere perché è nato per morire. A differenza degli altri satelliti costruiti per durare anni, Draco vivrà solo 12 ore. Il suo compito è infatti tuffarsi nell'atmosfera e registrare la propria morte dall'interno. Mentre il satellite brucia e si disintegra, 4 telecamere e oltre 200 sensori misureranno temperature, pressioni e deformazioni strutturali in tempo reale. Tecnici e scienziati vogliono capire esattamente come un satellite si disintegra, per progettare quelli del futuro in modo che spariscano completamente, in una filosofia chiamata Design for Demise. Ma come recuperiamo i dati se il satellite brucia? Qui sta la particolarità della missione Draco, visto che è stata posta una capsula indistruttibile al suo interno, progettata per sopravvivere al calore estremo del rientro in atmosfera, che raggiunge anche i 5000 gradi centigradi. Mentre tutto intorno a lei va in cenere, lei salverà dati, aprirà un paracadute e li trasmetterà a terra, mentre i tecnici saranno pronti a ricevere la telemetria. In pratica stiamo costruendo una scatola nera definitiva per rendere l'orbita sicura a tutti, anche per Elon Musk e Jeff Bezos. E a proposito di Elon Musk, l'Europa non si limita a pulire, vuole competere. Segnatevi questa data, 12 febbraio 2026. Sarà il giorno della verità per Arianespace e per il razzo europeo, l'Ariane 6. Per la prima volta vedremo volare la configurazione Ariane 6-4, quella cattiva, quella con 4 booster laterali invece di 2, capace di portare 20 tonnellate in orbita. Tra l'altro i booster laterali a propellente solido sono derivati dalla tecnologia tutta made in Italy di Avio, che produce Vega C, poco fuori Roma. La modularità di Ariane e Vega è stato un punto di forza per contenere i costi. Infatti i P120C del Vega C sono appunto i booster laterali di Ariane 6. Ma la notizia bomba è il carico. Ariane 6-4 porterà in orbita 32 satelliti di Amazon Project Kuiper. E quindi Jeff Bezos, il rivale numero 1 di Elon Musk, ha scelto il razzo europeo per costruire la sua costellazione anti-Starlink. La missione, chiamata VA267, è solo la prima di una serie di 18 lanci già prenotati. È un contratto mostruoso che garantisce lavoro alla base di Kourou per anni. Quindi, ricapitolando, la FIA autorizza migliaia di Starlink americani, l'ESA studia come distruggerli in sicurezza con Draco e intanto lancia i concorrenti di Amazon con il razzo più potente d'Europa. La space economy nel vecchio continente si è decisamente svegliata. Torniamo in Florida perché SLS, il razzo che dovrà riportare l'uomo sulla Luna, è stato finalmente trasportato allo storico Pad 39 per Artemis 2. L'operazione è durata più di 12 ore, con una velocità media di circa 1,6 km all'ora, ovviamente che andava a diminuire nei punti di maggior pendenza del percorso e nelle curve. In totale la distanza percorsa è stata di 6,4 km, macinati dal gigantesco Crawler Transporter 2, che si è caricato sulle spalle il mastodontico veicolo, che finalmente potrà iniziare gli ultimi test come il Wet Test Rehearsal, ossia il riempimento dei serbatoi, ed il conto alla rovescia simulato fino a meno 29 secondi dalla partenza. Se tutto andrà bene, le finestre di lancio si apriranno il 6 febbraio, per questo storico giro intorno alla Luna in vista di Artemis 3. E visto che abbiamo parlato della competizione con il dragone, inseriamo una notizia freschissima avvenuta ieri notte. La missione Shenzhou 20 si è conclusa con un successo. La capsula è atterrata nel sito di Dongfeng, nella Mongolia interna, riportando a casa, nessuno, visto che è rientrata senza equipaggio dopo l'incidente con un detrito spaziale avvenuto alla fine del 2025. Mentre era attraccata alla stazione spaziale cinese Tiangong, infatti, vi è stato un impatto con un oggetto alla deriva. Il rischio di una compromissione dell'integrità strutturale aveva convinto l'agenzia spaziale cinese a far rientrare l'equipaggio della Shenzhou 20 con la capsula 21, che aveva portato il nuovo equipaggio a bordo della stazione stessa, ed avviare la conversione di una nuova capsula per il trasporto materiale in una per il trasporto equipaggio in un tempo record, ribattezzandola Shenzhou 22. Chiudiamo con una notizia che arriva dalla Germania. Qualche mese fa Isar Aerospace aveva tentato il primo lancio del suo razzo, Spectrum, dallo spazioporto di Andoia nel nord della Norvegia. Il risultato era stato un fallimento, con il razzo che è precipitato dopo pochissimi secondi di volo. Ovviamente l'azienda tedesca non si è data per sconfitta ed ha studiato a fondo i dati di quel test
per risolvere i problemi causati da una perdita di controllo d'assetto e da una valvola di sfiato rimasta aperta. Hanno quindi migliorato i modelli per le simulazioni ed aggiornato il software per garantire la corretta chiusura delle valvole durante il lancio. Tutto pronto quindi per un nuovo test che dovrebbe avvenire con finestre di lancio giornaliere dal 21 al 23 gennaio. A differenza del primo test, questa volta il razzo avrà al suo interno del carico utile, ossia 5 CubeSat forniti da Endurosat, dal Politecnico di Berlino, dal Politecnico di Vienna, l'Università di Maribor e l'Università di Scienze e Tecnologie della Norvegia. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi al canale, pigiare sul pulsante like e di seguirmi anche sugli altri social come Instagram e TikTok, dove verranno inseriti anche altri video brevi in caso di breaking news. Alla prossima settimana!